Buongiorno, abbiamo qui Susanna Soderi che è un'imprenditrice agricola, ma come vedremo durante l'intervista fa anche un'attività connessa abbastanza interessante e che appunto potrà interessare i nostri studenti. Ecco, Susanna, ci puoi descrivere un po' la tua attività intanto? Beh, la mia azienda è a Castellina in Chianti, quindi nel cuore della zona di produzione del Chianti classico. Ho un'azienda piccola, familiare, dove produco vino Chianti classico, IGT, olio extravergine di oliva e faccio un'attività anche agrituristica con un solo appartamento, quindi anche abbastanza esclusiva. Oltre a questo, in azienda facciamo degustazioni e visite guidate soprattutto 99% sono turisti esteri, soprattutto americani, dove facciamo conoscere l'azienda, spieghiamo i nostri prodotti e soprattutto c'è un aspetto un po' educativo, no, su quello che significa la produzione agricola in Toscana e tutto quello che c'è dietro prodotti che sono veramente conosciuti in tutto il mondo, come il Chianti classico e l'olio extravergine di oliva. Ecco, tu sei una laureata in psicologia. Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a interessarti di tutt'altro settore? Beh, questa azienda, diciamo, la famiglia di mio padre è da generazioni di Castellina e Chianti. Mio bisnonno è stato, diciamo, un personaggio che ha introdotto le prime modernità in agricoltura a Castellina ed era un produttore di vino e olio. Poi diciamo la nostra famiglia ha fatto un'esperienza di tanti anni all'estero, noi siamo cresciute in Venezuela e diciamo, però il sogno di mio padre è sempre stato quello di tornare a Castellina e di riavere e di rientrare diciamo, nella coltivazione della vite e dell'olivo. Insomma è stato il sogno della sua vita, lui ha comprato questa azienda quando diciamo, ha deciso di cambiare la sua vita e si è trasferito qui nell'89 e quindi ha iniziato a rimettere in sesto questa aziendina che era proprietà prima di un generale in pensione dell'esercito americano e insomma ha risistemato le olivete, ha rifatto i vigneti, ha diciamo ristrutturato un po' la proprietà e io ho ereditato un po' questa passione, quindi quando mio padre è mancato ho deciso di mantenere l'azienda in famiglia ed iniziare la produzione, l'imbottigliamento, vinificazione e imbottigliamento del vino, perché mio padre vendeva le uve, perché per motivi di salute diciamo, non poteva imbarcarsi, poi insomma lavorare in Italia non è facile, fare imprenditoria in Italia è complicato e quindi insomma lui non voleva troppi mal di testa, per cui Susanna, quali sono i punti di forza della tua azienda, della tua attività? Beh, uno dei punti di forza è il fatto che è un'azienda piccola e quindi diciamo tante delle lavorazioni si fanno a mano, quindi rimane un'azienda dove si può sperimentare quello che è il contatto tra il produttore e la natura, diciamo. Io vado in campo, poto, faccio i lavori nel vigneto, faccio i lavori in cantina, diciamo chi viene nella nostra azienda può avere un contatto diretto con chi si occupa effettivamente di tutto il processo produttivo. E invece i punti di debolezza? L'essere piccoli è allo stesso tempo un punto di debolezza perché i costi di produzione sono alti, quindi diciamo, non è facile entrare nel mercato e competere con aziende più grandi che hanno molte più risorse. Nella tua azienda cosa significa fare qualità? Significa qualità vuol dire fare attenzione ad ogni momento del ciclo produttivo e quindi di cercare di fare in vigna quello che è necessario nel momento in cui è necessario, rispettando l'andamento dell'annata, perché io verifico di persona che ogni anno è diverso, non si fa mai la stessa cosa allo stesso tempo e nello stesso modo. Il marketing come lo porti avanti? Il marketing è una delle, diciamo, un po' dei punti dolenti perché me ne occupo io, però diciamo, avendo un budget abbastanza ridotto per il marketing, facciamo sostanzialmente qualche fiera locale, abbiamo una presenza al Vinitaly con un distributore, però ecco, ci fermiamo lì perché non abbiamo possibilità o risorse per fare altre cose.
Ecco, prima parlavamo appunto di questa attività che tu porti avanti legata Mm. all'attività agricola. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora le visite e le degustazioni in azienda sono, diciamo, un modo per aprire le porte, far conoscere quello che facciamo a persone che vengono da tutte le parti del mondo, soprattutto americane. Poi a seconda dell'annata cambiano, no? Perché certe annate c'è più presenza di americani, canadesi, australiani e certe annate ci sono anche, diciamo, un po' più di europei. Però questo, diciamo, dipende un po' dai flussi turistici. E in questa attività che viene fatta su prenotazione, perché ovviamente io mi occupo di tutto, quindi devo anche incastrare questa cosa nel mio d'affare giornaliero, faccio vedere un po' i vigneti, spiego quello che facciamo, quali sono i processi di coltivazione e vinificazione e poi si assaggiano i prodotti, il vino e l'olio e la grappa ora, perché ho prodotto un po' di grappa nel 2015 e sostanzialmente è questo qui, nel senso, poi, cioè, di solito c'è uno scambio, no? Perché le persone sono interessate, chiedono, vogliono sapere quali sono state le motivazioni che mi hanno portato a fare questo, cosa provo, cosa significa, no? Cioè, non rimangono spesso solo sul fatto di assaggiare un vino o un olio e dire oh sì mi piace, ma tante volte vogliono sapere tutte le dinamiche che ci sono dietro la produzione di questi prodotti. Tu hai dipendenti? Allora, ho un dipendente a metà che condivido con un'altra azienda della zona e ora avrò un ragazzo che mi aiuterà un po' di mesi all'anno perché diciamo mia mamma invecchia e quindi prima che mi dava tanta mano ora me ne dà meno, quindi però io tutto non lo posso fare da sola, quindi Richiedi particolari professionalità no, eventualmente? diciamo che chi mi aiuta, queste persone che mi aiutano fanno diciamo lavoro come operai agricoli, quindi diciamo la professionalità è quella di saper potare, saper identificare delle malattie nel vigneto, insomma conoscere il ciclo produttivo della vite, uno di loro guida il trattore, quindi c'è tutta la formazione come diciamo, richiesta dalla legge. Per l'attività diciamo invece di agriturismo e di degustazioni siamo io e mia mamma che ce ne occupiamo, quindi la professionalità è la nostra e soprattutto la disponibilità, perché quando si parla di agriturismo e di degustazioni non ci sono orari, non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non c'è agosto, non ci sono ferie, insomma, perché la stagione diciamo turistica è quella che è, quindi se non siamo presenti in quel momento lì. Ecco, una cosa mi sono dimenticato, la quantità delle tue produzioni. Allora, diciamo mediamente la produzione di vino si aggira intorno alle 14-15 mila bottiglie in un'annata buona. Siccome io produco solo con le mie uve, gli ultimi 3-4 anni sono stati diciamo abbastanza difficili, quindi la produzione è stata inferiore. Con l'olio produco in un'annata buona circa 500 kg d'olio, ma anche qui le ultime 2-3 annate sono state abbastanza ridotte come produzione per gli eventi ambientali che tutti conosciamo. Bene, grazie Grazie a Susanna. te. Vedi?